Bentornati al canale Italiano con Silvana. Se li avete persi, vi consiglio di guardare i video precedenti. Stiamo parlando dell'alfabeto e abbiamo già visto le vocali. Oggi concludiamo e vediamo le consonanti. Le vediamo qua sullo schermo e mentre le guardate vi leggo i suoni in ordine. Ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu, pa, pe, pi, po, pu, ra, re, ri, ro, ru, sa, se, si, so, su, ta, te, ti, to, tu, va, ve, vi, vo, vu, za, ze, zi, zo, zu. Soffermiamoci ora su alcune lettere che assumono pronunce diverse a seconda di come si abbinano con altre lettere. Per esempio la C o C. Sulla sinistra dello schermo trovate un suono fonetico che indica una pronuncia. Sulla destra trovate la C o la C accompagnata da altre lettere che vi fa capire quindi quando, in quali casi pronunciare la lettera in quel modo. In questo caso per la C vediamo che si può pronunciare C oppure C. Si pronuncia C quando è abbinata alle seguenti lettere A, H, O, U, K, che, chi, co e Q. Invece si pronuncia C, dolce, quando è abbinata alle vocali E oppure I. Quindi c'è e C. Vediamo qualche esempio. Casa. Domanda: che cosa? Quando non capite bene. Che cosa? Chiesa. Coccodrillo. Cuore. Invece dolce, per esempio, nel numero 100, oppure nella parola ciao. Anche la G o G è una lettera un po' particolare che assume diverse pronunce. Ha un suono duro, G, quando è accompagnata dalle vocali A, O, U, oppure dalla lettera H, oppure anche seguita dalla L, non sempre. Ga, Ge, Ghi, Go, Gu, Gla, Glo, Glu, Gli. È dolce come la C quando è accompagnata con E e con I, c'è e G. Prima vi ho detto che G-L-I si pronuncia gli qualche volta, ma nella maggioranza dei casi si pronuncia gli, glie. Concludiamo la pronuncia della G con la G-N che si pronuncia gn, gn. E qui c'è una bellissima frase che mette insieme un po' tutte le pronunce della G, gli gnomi del giardino sotto il glicine. Gli gnomi del giardino sotto il glicine. Qui abbiamo l'esempio del GLI, che all'inizio come articolo lo pronunciamo gli, alla fine, parlando del fiore, diciamo glicine. Esiste una regola? Semplificando sì, diciamo che si pronuncia il suono GLI, si pronuncia quasi sempre gli. Ci sono delle eccezioni come la parola glicine che sono da imparare man mano che si trovano. La H. La H è una lettera muta, in italiano non si sente, lo usiamo in parole di derivazione estera come hotel, ma in realtà non la diciamo, oppure la usiamo nel verbo avere, lo vedremo.
Quando invece è messa dopo una vocale, allora allunga un pochino. Beh. Quando invece è messa dopo la S, l'allunga e modifica un pochino il suono, diventa sh. La lettera R, sappiate che in italiano si sente sempre, sia quando è inizio di parola che quando è al centro della parola che quando è alla fine. Qui c'è l'esempio della parola poster. La S può assumere un suono più dolce, più duro. Si dice che assuma un suono sordo oppure sonoro, S o S, però può assumere anche affiancata alla C il suono SH, sci, sce, sciare, sci, sciare. Ecco, per quanto riguarda invece le altre lettere che non fanno parte dell'alfabeto italiano, ma che le abbiamo adottate perché ormai abbiamo fatto nostre delle parole di origine straniera, queste vengono tendenzialmente pronunciate in base alla origine della parola straniera. Ecco, non meravigliatevi se gli italiani di fronte a parole straniere le storpiano leggendole con la pronuncia italiana. Se vi capita di essere in Italia e qualcuno vi offre un chewing gum, sappiate che è un chewing gum. Stavo per dimenticarmi la Q. La Q in italiano è sempre accompagnata dalla vocale U e seguita da un'altra vocale. E si leggono tutte e tre. Q, U e la vocale successiva. Qua, que, qui, quo. Quadro, questura, 15 e quo. Parliamo delle doppie. In tutte le lingue ci sono parole che hanno le lettere doppie, ma non in tutte le lingue si pronunciano. In italiano no, quando ci sono delle doppie si sentono, si pronunciano forte. Sono da imparare perché in alcuni casi la parola scritta con la lettera singola o la parola scritta con la lettera doppia cambia significato. Per esempio, vediamo cane, l'animale domestico, è diverso da canne, le canne di bambù. Casa è diverso da cassa, casa, cassa. Note, notte. Polo, pollo. Sera e serra. Per le consonanti io non aggiungerei altro. La prossima volta vorrei già vedere i saluti e le presentazioni. Vi ringrazio di avermi seguita. Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarmi all'indirizzo email sopra indicato. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e un commento e iscrivetevi al canale per essere sempre informati quando usciranno nuovi video. Vi saluto, ci vediamo la settimana prossima. Ciao!